Vamos, compañeros! Siete pronti per una nuova avventura? Vai! Partendo dalla Basentana costeggiamo il fiume Basento. Oggi andremo a Brindisi di Montagna, un bellissimo borgo medievale. Sentendomi telefonicamente con un mio amico, nell'occasione delle giornate FAI ci hanno autorizzato a visitare un antico monastero chiuso al pubblico. Ed eccolo ergersi di fronte a me il castello, o meglio dire, il palazzo Fittipaldi Antinori. Ci troviamo nel castello Fittipaldi Antinori. Perché questo doppio nome? Fittipaldi, l'ultima famiglia proprietaria del castello, Antinori la più importante. Il castello è suddiviso in tre parti. La prima parte è quella lì, che aveva funzione difensiva. La seconda parte, tutto questo complesso qui, che veniva utilizzato come funzione dimorale o dimora estiva. E la terza parte, una torretta d'avvistamento proprio lungo la parte distaccata del castello. Dopo un lieve litigio col guardiano del castello, vengo accompagnato nella stanza delle torture. Ma alla fine si accorgono di chi sono realmente. Adesso andiamo a fare un giro in questo piccolo borgo, ma prima fermati un secondo e metti iscriviti qui sotto e dammi una mano a far crescere il canale, grazie. Qui siamo a Piazza della Libertà. E adesso entriamo nella chiesa di San Nicola. Il borgo è piccolissimo e poi siamo in un dedalo di viuzze strette. Riprendiamo la moto e ci rechiamo nello splendido scenario del Parco della Grancia. A attenderci c'è il mio collega e amico Antonio, che ci ha aiutati a scoprire questo borgo. Cioè alla fine qua siamo in un monastero, giusto? Certo. Ma è un monastero benedettino, che cos'è? Non mi fa sti riflessi, non mi fa, no. L'entrata al monastero è suggestiva, ma ci accorgiamo fin da subito che abbiamo ancora una volta bisogno del supporto di Lucio, la nostra guida. Beh, lì ci troviamo in un edificio passato in mano ai Certosini di Padula nel 1505 tramite atto papale. E i Certosini crearono una propria vera azienda contadina, agricola, dove avevano molti ettari di terreno, dove nella parte alta avevano gli allevamenti, nella parte bassa gli orti. Nel monastero abbiamo trovato alcuni resti importanti del monastero, tra cui una sala dove molto probabilmente pregavano appunto i frati, una fucina dove molto probabilmente trasformavano il latte e un affresco dove raccontano, dove è lo stemma principale della famiglia Blasi. All'interno del monastero abbiamo anche una chiesetta, attualmente ancora privata, dove è dedicata a San Lorenzo Martire. San Lorenzo, secondo leggenda, ha bruciato vivo, una chiesetta appunto affrescata del 1700 napoletano. Senti, l'unica cosa è che progetto ci sta per rivalutare quella zona? Il comune ha progettato un progetto di riqualificazione, verrà fatto un piccolo paniere di prodotti tipici locali dove sotto il marchio appunto Certosino. Dopo essere scesi da Brindisi di Montagna, ci troviamo qui nell'invaso della Camastra. Se sei arrivato fino a qui, come sempre ti ringrazio. Ti do appuntamento alla prossima motoscoperta. A presto, ciao!